Il mio carissimo amico Luigi mi ha portato, oltre al Gipara da 7 grammi, qualcosa per la mia ultima combo da micro, nano, hyper light spinning. Abbiamo di casa Little Jack, 35 millimetri per 1 grammo di Amezaiku GP. Soliti schemini alla giapponese, molto belli, molto utili, ci danno qualche informazione in più. Anche qui abbiamo un packaging bello tosto, perché sia mai che non usiamo della plastica. Ora, oggettivamente, quanto è esagerata tutta sta plastica, vabbè. Sentiamo che quanto è soddisfacente questo momento. Allora, è incredibile. Allora, è incredibile. Non pesa, c'è scritto 1 grammo, ma non pesa niente. Al tatto proprio non pesa niente. Io spero di riuscire a far rendere un minimo la bellezza di questo artificiale. Abbiamo la Little Jack è maniaca nei dettagli ed è giusto che sia così, è per quello che vende tanto e che piace tanto. Abbiamo, partiamo dal dorso, testa nera scura che sfuma con questa trama a esagoni sullo sfondo di un blu navy. Il classico blu che troviamo ad esempio sulle palamite e sugli sgombri. Poi abbiamo riflessi argentei che arrivano fino alla maggior parte nella coda. La pancia invece sembra particolarmente realistica. Sono riuscito anche a scriverci Little Jack qua sopra. Abbiamo una macchiolina arancione, color ruggine, e abbiamo anche, cioè, la bocca, spero si noti, ci vorrebbe una macro qui. Abbiamo anche la bocca, è bellissimo. Un occhietto bello vispo, che guarda in avanti, si vede molto molto bene questo occhietto. E soprattutto questa forma curva che non fatico a immaginare sia molto utile durante il recupero lineare per dargli un movimento a prescindere e anche in caduta, perché immagino che cada rivolto in questo modo. Poi bisogna vedere com'è anche la distribuzione interna dei pesi, bisogna vedere anche quello. E abbiamo un insieme di colori, di flash, di opacità, di chiaroscuri che è proprio particolare. In questo caso abbiamo proprio la sensazione di avere fra le mani un piccolo Minno, rispetto a tanti arti artificiali che giocano. Prendo un similare, che simile non è. Anche questo da 1 grammo in piombo. Questo gioca sul ricordare al pesce che lo sta per predare qualcosa di vagamente simile a un avannotto. I colori son quelli: chiaro, scuro, tanto foil, un po' di giallo, l'occhietto, nulla da dire. Questo invece vuole ricordargli proprio esattamente quello che mangia tutti i giorni da quando è nato. Complimenti ancora a Lu per aver scelto un colore veramente, ma veramente bello. Ti dirò, con Little Jack ceffare è proprio difficile. È proprio difficile, difficile. Ceffare con Little Jack. Sui colori, sulle forme.
abbiamo davvero la sensazione di avere fra le mani un artificiale proprio di spessore, di spessore. Allora guarda questo riflesso come semplicemente spostandosi, come va a colorare e a dare vita a questa virgola. E son queste le cose che fan la differenza, un bagliore nel blu, che va ad attirare magari un bel branchetto di occhiate o di saraghi, o ovviamente di sugherelli, ma i sugherelli quando li incontro io è perché sono in caccia. Difficilmente io sotto costa incontro dei sugherelli apatici che passano di lì. Oddio, è successo qualche volta di prenderne uno solitario e basta, però a fronte di altre 10 volte dove proprio incontri il banco che è in caccia. E non vedo l'ora di usarlo, di vedere la sua lanciabilità, di vedere come saltella con un recupero bello ritmato, di vedere come si muove sul recupero lineare, lento e costante, oppure a strappetti. Ovviamente su Instagram ci saranno già i video di presentazione di Lidl Jack, ma un conto è vedere il recupero che fanno loro in vasca, un altro poi è vedere cosa succede in mare. Questo ovviamente anche in acqua dolce è valido, secondo me. Non penso scenda giù a piombo, perché per quanto possa scendere giù a piombo sempre di 1 grammo si parla, quindi le correnti lo fanno muovere. Secondo me anche recuperato a canna media o col cimino alto, proprio sotto il pelo dell'acqua ad aguglie, può dire la sua. Poi abbiamo un amo affilato, non è estremamente affilato, non è estremamente ricurvo, però si può già vedere che va a fare un po' di selezione. Diciamo che non è un amo microscopico rispetto ad esempio alla taglia dell'artificiale. A vederlo così sembra quasi sovradimensionato. Punta tutto poi sull'essere morso in coda, quindi un attacco sostanzialmente centrale e in coda. Questo mi fa pensare che sia un artificiale che forse potrebbe dare il meglio di sé su un recupero continuo più che su degli stop and go, però è giusta una illazione a vederlo così. Artificiali simili non ne ho mai avuti, questo è il primo. E ora niente, non rimane che andarlo a lanciare nel blu con la mia nuova combo da Nano Light Spinning. Detto questo, alla prossima. Ciao!